Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questa bellissima borsettina. Una borsettina che ho pensato per delle bambine piccoline di 1, 2, 3, 4 anni. Ho preso due mattonelline, le ho cucite tra di loro, ho inserito questi laccettini per chiuderle ed infine ho realizzato una tracollina in modo tale da poterla portare a spalla e guardate che carina. Allora, la potete realizzare con questa mattonella oppure con un qualsiasi altro modello di mattonella. Potete realizzarla come ho fatto io con del semplice cotone oppure con un cotone lurex con un filo di paillette in mezzo oppure decorarla con tanti brillantini, perline, questo dipende dal vostro gusto. Adesso vi lascio la spiegazione e mi raccomando, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per seguirmi. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: due mattonelline. Io andrò a utilizzare questa mattonella che ho già pubblicato sul mio canale, infatti vi lascio il link in descrizione. Se volete potete utilizzare qualsiasi altra mattonella. L'ho realizzata con del cotone fiocco e già vi anticipo che ci servirà, quindi mi raccomando usate lo stesso cotone della mattonellina e nel mio caso con il cotone fiocco la mattonella misura 10 cm. Un uncinetto numero 3, vi consiglio sempre di vedere se va bene per la vostra mano, un marcapunto, un ago e una forbice. Allora prendo le due mattonelle e le posiziono in questo modo. Vedete, questa è la dritta, io posiziono rovescio su rovescio in modo tale che da una parte ho la dritta, giro dall'altro lato e ho la dritta. Una volta detto questo prendo il cotone, realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e chiudo questo cappietto. Adesso riprendo le due mattonelline che mi raccomando devono rimanere come vi ho detto prima e cosa faccio? Inserisco l'uncinetto in questo angolino dove ho lavorato le due catenelle. Prendo sia l'angolino della mattonellina davanti sia l'angolino della mattonellina dietro. Adesso carico il filo sull'uncinetto, vedete ho due asoline sull'uncinetto, prendo questo filo iniziale, lo sposto in questo modo e adesso chiudo le due asoline. In questo modo mi sono agganciata e ho anche lavorato un punto basso. Adesso qui inserisco un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo, ossia il primo punto alto dell'angolo, poi entro nel corrispondente punto sulla mattonellina di dietro, metto questo filo iniziale in orizzontale in modo tale da nasconderlo e lavoro un punto basso. Adesso entro nel punto successivo, entro nel corrispondente punto sulla mattonellina di dietro e lavoro un punto basso. E adesso semplicemente continuo a cucire tutto il resto della riga in questo modo. Quindi adesso vado avanti con la cucitura, noi ci rivediamo quando sono arrivata qui in prossimità dell'angolo, così vi faccio vedere come continuare. Come potete vedere ho cucito tutto il resto della riga e questo è il risultato. Allora ho appena cucito l'ultimo punto alto dell'angolo, adesso cosa faccio? Semplicemente entro all'interno dell'angolino, prendo sia quello davanti che quello dietro e poi lavoro un punto basso.
Adesso rientro nello stesso spazio e lavoro un secondo punto basso e adesso semplicemente ricomincio a cucire proprio come ho fatto prima, quindi entro qui nel primo punto alto disponibile sia sulla mattonellina davanti che su quella di dietro e lavoro un punto basso, punto successivo sia davanti che dietro, punto basso. Quindi adesso continuo a cucire tutto questo lato in questo modo, ossia punto su punto a punto basso. Quando sono arrivata all'altro angolo ripeto lo stesso passaggio che vi ho appena fatto vedere, ossia lavoro 2 punti bassi all'interno di questo angolo e poi continuo a cucire tutto quest'altro lato. Poi una volta arrivata qui ci rivediamo così vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Mi raccomando, cucio soltanto triangoli perché questo lato mi serve aperto. Come potete vedere sono andata avanti con la cucitura e questo è il risultato. Guardate che carina. Vedete la borsettina già si inizia a vedere. Adesso cosa faccio? Ho appena lavorato l'ultimo punto alto dell'angolo, adesso entro proprio al centro dell'angolino, quindi sotto le 2 catenelle, sia della mattonella davanti che della mattonella di dietro e lavoro un punto basso. Adesso rientro in questo spazio e lavoro un punto basso. Lavoro 2 catenelle e questo punto basso con le 2 catenelle corrispondono al primo punto alto del giro. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo spazio e lavoro un punto alto. Prima di andare avanti con la lavorazione, qui nella seconda catenella vado a mettere un marcapunto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro qui nel primo punto alto della mattonellina, mi raccomando fate attenzione a non saltare questo punto e lavoro un punto alto, punto successivo, punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga in questo modo, punto su punto a punto alto. Io adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo quando sono arrivata qui in prossimità dell'angolo, così vi faccio vedere come lavorare questa parte. Allora, sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso vedete, devo lavorare l'angolo e cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro qui sotto le 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. Adesso vedete qui c'è il punto basso con cui ho iniziato la cucitura. Cosa faccio? Tolgo questo marcapunto, poi metto in questo modo la cucitura, entro qui proprio nel primo punto basso e lavoro un punto alto. Vi faccio rivedere come sono entrata. Adesso entro qui nello spazietto dell'angolo successivo e lavoro 2 punti alti. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga della mattonella punto su punto a punto alto. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto della riga, lavoro anche i 2 punti alti qui nell'angolino e poi noi ci rivediamo per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho appena lavorato i 2 punti alti nell'angolino, adesso cosa faccio? Tolgo questo marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso mi alzo con 3 catenelle, nella terza catenella inserisco il marcapunto. Mi raccomando, queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto del giro.
Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, punto alto. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto alto. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione del giro e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Semplicemente tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso lavoro la tracollina. Quindi cosa faccio? Carico 150 catenelle. Queste 150 catenelle, lavorate con la mia mano, corrispondono ad una lunghezza di circa 60-61 cm. Vi consiglio sempre di vedere se la vostra mano corrisponde alla mia e quindi nel caso adeguare il numero di catenelle. Una volta fatte queste 150 catenelle, che sono la misura adatta per una bimba, diciamo dagli 1 fino ai 4 anni, quindi per una bimba più grande dovete caricare più catenelle, cosa faccio? Vado a piegare a metà la borsettina e proprio qui nel centro inserisco un marcapunto per vedere se ho diviso perfettamente la borsettina e posso continuare con la lavorazione della tracollina. Quindi adesso conto quanti punti ho da questa parte. Qui ho un totale di 29 punti e adesso conto quanti punti ho dall'altra parte. Sempre salto il punto qui dove ho iniziato a lavorare le catenelle e conto. Qui ho un totale di 28 punti alti, c'è un puntino di differenza ma non succede niente. Quindi adesso una volta fatto questo cosa faccio? Riprendo la mia catenella, controllo che sia tutta dalla dritta, poi inserisco l'uncinetto qui dove ho messo il marcapunto e lo faccio dall'interno della borsettina. E poi lavoro un punto bassissimo. E vedete, in questo modo mi sono agganciata e la tracollina è pronta. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo, carico il filo sull'uncinetto, salto i 3 punti bassissimi appena lavorati, quindi entro nella prima catenella e lavoro un punto alto. E vedete? Questo è il risultato. Adesso entro nella catenella successiva e lavoro un punto alto. Catenella successiva, punto alto. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della catenella, quindi per ogni catenella lavoro un punto alto. E così vedete già si inizia a vedere la tracollina. Io adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo quando sono arrivata qui, così vi faccio vedere come concludere la tracolla. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Guardate che carina. Allora, adesso cosa faccio? Semplicemente, vedete qui c'è il punto dove ho lavorato il punto bassissimo con cui ho chiuso il giro. Salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo.
sfilo l'uncinetto, tiro bene questo filo e diciamo per il momento la borsettina è terminata. Non mi resta altro da fare che nascondere questo filo che potete utilizzare per dare 2 puntini a questo primo punto alto in modo tale da chiudere bene la tracollina. Adesso vi spiego come realizzare la chiusura della borsettina e precisamente i 2 laccetti li andremo a posizionare qui nella seconda riga di punto alto. Allora, ho realizzato i 2 laccetti e ho semplicemente caricato 90 catenelle, ho lasciato un pochino di filo sia all'inizio che alla fine per poter poi passare bene il laccetto nella borsettina. Adesso prendo l'altro laccetto su cui ho già messo l'ago e vi faccio vedere come andarlo a posizionare. Allora riprendo la borsettina. Come vi ho già anticipato prima, qui ho 3 giri di punto alto, vedete il giro della mattonellina e 2 giri con cui ho ripreso i punti. Io andrò a passare il laccetto qui nel secondo giro di punto alto, quindi parto dalla metà della borsettina e mi regolo grazie alla tracollina e poi semplicemente con l'ago prendo un punto alto sì e un punto alto no e faccio passare il mio laccetto. In questo modo, vedete? Adesso tiro la catenella ma lascio una parte qui che scende e semplicemente poi continuo a passare così tutto il resto del laccetto fino ad arrivare qui. Io adesso vado avanti con questo passaggio e noi ci vediamo tra un po', così vi faccio vedere come terminare il laccetto. Allora, come potete vedere ho passato tutto il laccetto lungo tutta la borsettina e questo è il risultato. Adesso vedete ho le 2 estremità del laccetto. Cosa faccio? Cerco di posizionarle in modo tale da avere 2 metà esatte. Poi con questo filo dove ho lasciato l'ago entro nella prima catenella dell'altra parte del laccetto e vado a dare 2 puntini tra queste 2 parti in modo tale da chiudere il laccetto. Vedete? Cucio soltanto la prima catenella di tutte e 2 le parti. Una volta fatto questo, faccio un nodino per bloccare la cucitura e il mio laccetto è terminato. Poi questi 2 fili dopo li andrò a nascondere lungo le 2 parti della catenella, così poi non si vede niente. Poi non vi preoccupate se la parte finale è un pochino brutta, perché dopo qui andrò ad applicare un fiorellino che fra un po' vi farò vedere come realizzare. E vedete? In questo modo la borsetta già si chiude. E adesso vi faccio vedere come posizionare l'altro laccetto. Semplicemente ripeto lo stesso passaggio di prima, soltanto che inizio a passare il laccetto dal lato opposto. Quindi vedete, parto sempre da all'incirca metà borsa e poi ripeto sempre lo stesso passaggio. E questo è il risultato. Io adesso continuo a passare tutto il resto del laccetto e blocco anche la parte finale come ho fatto prima e poi noi ci vediamo per vedere come realizzare il fiorellino da applicare qui. Come potete vedere ho cucito anche quest'altro laccetto e questo è il risultato e vedete se tiro tutti e 2 i laccetti la borsettina si chiude. Adesso cosa faccio? Prendo sempre il cotone giallo, prendo sempre lo stesso uncinetto, ossia il numero 3
e realizzo un cerchio magico. Una volta bloccato il cerchio con una catenella, sfilo il dito, chiudo un pochino il cerchietto e lavoro un'altra catenella. Quindi vedete ho 2 catenelle. Adesso entro nel cerchio magico e lavoro 3 punti alti. Lavoro 2 catenelle, entro nel cerchio magico e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho lavorato il primo petalo del fiore. Nello stesso identico modo andrò a realizzare altri 4 petali, ve li faccio vedere. Allora lavoro 2 catenelle, lavoro 3 punti alti, lavoro 2 catenelle, entro nel cerchio magico e lavoro un punto bassissimo. Ed ecco il secondo petalo. Adesso lavoro gli altri 3 petali, sempre nello stesso modo. Ok, ho lavorato tutti e 5 i petali e questo è il risultato. Guardate che carino questo fiore. Adesso chiudo completamente il cerchio magico. Mi raccomando, tirate il filo il più possibile. Poi lavoro una catenella e taglio il filo e ne lascio un pochino perché questo filo mi servirà per cucire il fiorellino sul laccetto. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo e il mio fiorellino è pronto. Adesso non mi rimane altro da fare che andare a nascondere questo filo dietro al fiorellino. Nello stesso identico modo poi andrò a realizzare anche l'altro fiore. Poi vedete, prendo il laccetto e qui dove ho fatto la cucitura vado ad appoggiare il fiorellino, precisamente metto il centro del fiorellino proprio sulla cucitura e vado a cucire questo fiorellino. Io adesso realizzo l'altro fiore, cucio tutto e poi noi ci vediamo con la borsettina terminata. Ecco qui la borsettina terminata, guardate che carina. Poi con questi 2 fiorellini devo dire c'è proprio un tocco in più. Allora, spero tanto che la spiegazione vi sia piaciuta. Nel caso lasciate un bel like e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Questa borsettina è veramente molto semplice da realizzare, la potete realizzare con la mattonella che ho utilizzato io oppure con qualsiasi altro modello di mattonella.
E i laccetti li potete decorare come ho fatto io con dei fiorellini oppure mettere un altro oggettino, un cuoricino, una farfallina, insomma potete veramente sbizzarrirvi. È una borsettina perfetta per le bambine piccole perché vedete è piccolina, molto facile da aprire e da chiudere, si possono inserire proprio qualche oggettino giusto per rendere felici le bambine. Poi si può realizzare come ho fatto io in cotone, ma potete usare anche la lana oppure il cordino o un filato con il lurex o con le paillette, insomma potete veramente sbizzarrirvi. Inoltre potete decorarla con dei brillantini, delle perline. Spero tanto di ricevere qualche foto delle vostre borsettine attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille per seguirmi, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Ciao ciao!